Salve a tutti, stasera vi insegnerò a realizzare la carta marmorizzata. Devo dire che è un esercizio veramente creativo perché mai si presenta alla stessa maniera e è molto soggetto anche alla casualità, però è divertente perché ci permette di preparare anche i colori da sole e poi combinarli in effetti che saranno davvero sorprendenti. Procediamo allora con la marmorizzazione. Questi che vedete sono solo alcuni degli esempi che si possono ottenere usando il processo di marmorizzazione della carta. Effetti diversi, come potete vedere, che ho realizzato, dagli effetti a piume di pavone a effetti marmorizzati semplici oppure elaborati secondo anche accostamenti di colore che più a voi piacciono. Questi sono alcuni degli ingredienti che ci occorreranno. Una bacinella dove poi depositare l'acqua per fare appunto un bagno colloso che eseguiremo con questa colla d'apparati. Poi abbiamo i colori che prepareremo, che possono essere preparati sia con acrilici, con oli, cambierà appunto il modo di realizzazione. Occorrerà un colino per filtrare l'acqua. Una volta preparato il bagno va filtrata affinché non rimangono delle granulosità, dei bicchieri di carta, dei pennelli che useremo appunto o per mettere il colore in acqua oppure anche per mescolare i colori. Altrimenti possiamo farci con delle scope di saggina della specie di pennellini legandoli all'estremità e servono proprio per spruzzare il colore. Altrimenti ci si può avvalere anche di cannucce, siringhe oppure anche contagocce. Ci possiamo preparare anche degli strumenti, ognuno poi può preparare quello che crede, della specie di pettini o usare semplicemente anche dei pettini veri e propri, soprattutto questi per esempio per quanto riguarda la punta per creare poi certi effetti, o creare per la piuma di pavone con dei legnetti inserendo dei chiodi alternati per fare degli effetti particolari. Questo lo vedremo strada facendo, comunque questi sono più o meno gli ingredienti necessari. Analizziamo allora nel dettaglio tutto il materiale occorrente. Colla d'apparati di buona qualità, colori acrilici o ad olio, anche esistono colori già pronti per marmorizzare, anche se ci tolgono il gusto di prepararli da soli, dell'acqua, occorrono dei bicchieri di carta oppure anche dei vasetti di vetro dove prepareremo i colori, pennelli vari che possiamo realizzare anche noi di saggina, pettini vari, una bacinella per contenere il bagno colloso dove poi immergeremo la carta, un termometro da immersione e una lama gommata o della carta assorbente per ripulire bene la superficie della carta prima di metterla a asciugare dopo che l'abbiamo passata nel bagno colloso. Consideriamo adesso come preparare il bagno colloso. Come ingredienti ci occorrono un cucchiaio di colla ogni litro di acqua che va sciolto per 1/3 in acqua tiepida, a cui poi viene aggiunta gli altri 2/3 di acqua più fredda, perché il bagno, occorre ricordarsi, deve essere a una temperatura tra i 15 e i 20 gradi. A seconda poi del contenitore va preparata acqua a sufficienza in litri in modo tale che sia almeno 5 cm dal fondo, perché poi appunto va immerso il foglio di carta sopra. Ricordo inoltre che anche i colori devono avere la stessa temperatura del bagno. Ma come si preparano i colori? Guardiamolo insieme. Il colore innanzitutto va mischiato molto bene, sia che si utilizzi colore acrilico sia che si utilizzi colore ad olio. Non deve risultare né troppo liquido né troppo denso, considerate deve avere la consistenza più o meno del latte. I colori per marmorizzare invece sono già pronti all'uso. Se si utilizzano colori acrilici, questi vanno combinati con acqua e eventualmente va aggiunto del fiele di bue per attivare il processo di dilatazione. I colori a olio invece vanno combinati con la trementina, ma in che quantità? Generalmente si usa 1/3 di colore e
2/3 di diluente. Logicamente però questo dipende molto dalla consistenza del colore iniziale e ricordiamo ancora una volta l'effetto deve essere quello di una goccia abbastanza densa ma non troppo liquida. Veniamo quindi all'atto pratico e vi ricordo che la scelta dei colori è molto determinante. Per ottenere dei colori forti occorre spruzzare più volte gli stessi colori e se si fanno ad esempio carte pettinate o con l'effetto piuma di pavone è preferibile però disporre i colori col contagocce. In questo caso li sto spruzzando, sono colori acrilici e li sto mettendo direttamente dal contenitore che mi sono preparata. Ricordatevi che il bagno una volta saturo non riceve più i colori, come per esempio un po' avviene in questo caso, e quindi i colori tendono a affondare e bisogna cercare di evitare appunto di sovraccaricare il bagno, quindi cambiando più volte anche l'acqua. Vi ricordo che il bagno deve essere comunque molto denso o perlomeno abbastanza da sostenere bene i colori. Si possono posare appunto colori col contagocce oppure usare anche dei rastrelli o degli aghi molto fini oppure preparare anche dei pettini come vi ho fatto vedere e come sto utilizzando in questo momento per creare un effetto ondulato. Arriviamo adesso alla posatura della carta che generalmente va messa in diagonale tenendola per le due mani agli angoli opposti. Il foglio va lasciato cadere gradualmente, ma la carta non va lasciata a lungo nel bagno perché i colori si disfano, ma va tolta entro pochi secondi, come avviene in questo momento. Ecco alcuni esempi di carte che ho realizzato e ora vi mostrerò nuovamente un'altra fase di preparazione con i colori acrilici della carta marmorizzata. Si possono usare anche i colori e ripetere, come vi dicevo, più di una volta lo stesso colore, lo vedremo, e poi la scelta dei colori è dunque molto importante. Vedete come il colore si allarga e si espande e questo è dovuto al contenuto di alcune gocce di fiele di bue all'interno della preparazione appunto del colore. Ma come ad esempio si può evitare che i colori risultino granulosi oppure sbiaditi? Innanzitutto bisogna stare attenti appunto, come dicevo prima, a non sovraccaricare troppo il bagno di colori e ogni volta tra una carta e un'altra occorre passare o della carta Scottex per togliere lo strato, la pellicola superficiale, oppure passare proprio una sorta di stecca di legno a levare la prima pellicola. Per esempio bisogna fare in modo di mettere il più possibile colori contrastanti. Per esempio si può usare il rosso col verde che è un complementare, oppure un arancio con il blu, oppure un viola col giallo, no? E poi ecco qui con uno stilo ho creato questi effetti fantasiosi, no? Uno può muovere come vuole la carta. L'importante è che va lavorato in fretta e va messo il foglio velocemente e poi tolto. Il colore diciamo si fissa molto bene se la ricetta risulta perfetta, ma la carta poi una volta realizzata va lavata sotto un getto leggero di acqua e poi passata con una lama gommata. Veniamo adesso alla pittura ad olio, alla marmorizzazione con l'olio. In questo caso sto spruzzando con un pennello il colore e posso utilizzare anche dei pennelli di saggina oppure il contagocce come in questo caso. Logicamente nello stesso bagno non si può fare il colore acrilico e insieme il colore a olio, bisogna scegliere di farlo in bagni diversi. È una cosa sempre da ricordare che prima di posare i colori va sempre ripulito il bagno dai residui di colore della carta precedente. Si può utilizzare, vi ho detto appunto, anche Scottex oppure anche semplicemente della carta di giornale. Io per questa marmorizzazione ad olio ho usato dei pennelli standard che ho imbevuto nel colore oppure, come in questo caso, dei pennelli di saggina per fare un tipo particolare di marmorizzazione.
Ricordo che questa fase di posatura del colore è molto delicata e va eseguita abbastanza velocemente. Importante poi, quando si usano vari effetti, va fatto comunque adagio anche con i pettini, perché questo fare in modo di evitare che si formino ad esempio delle bolle d'aria che lascerebbero poi la carta in quel punto non colorata. Una volta che ho eseguito questi movimenti posso decidere comunque di reintrodurre altro colore, come farò ad esempio in questo caso. Vorrei aggiungere del bianco e quindi con il pennello di saggina schizzo il colore bianco, che poi posso decidere di non rimuovere, di catturare l'immagine. Ho usato un foglio grezzo in questo caso e guardate come i colori ad olio prendono e tirano in maniera diversa rispetto ai colori acrilici che ho usato precedentemente. Solito discorso, la carta va tolta velocemente e poi va ripulita. Ecco il lavoro, o meglio, ecco alcuni lavori che ho eseguito nel corso del tempo. Vedete come cambiano gli effetti e anche le sfumature in base all'utilizzo dei colori che ho voluto, mentre vedrete in questa immagine come c'è stata una bolla d'aria. Adesso vi mostro altre immagini di lavorazione sempre di carta marmorizzata, creando effetti sempre con la pittura ad olio. E mentre le immagini scorrono, però mi preme sottolineare che le carte, una volta tolte dal bagno, devono essere poste a asciugare. Si possono appendere proprio come i panni su delle stendipanni. Però prima occorre fare un'asciugatura preliminare e il primo passaggio da fare è quello di lavare bene la carta e poi viene appoggiata, distesa o ripulita con una lama gommata oppure leggermente tamponata con delicatezza la superficie. Dopo questa operazione la carta può essere messa quindi a essiccare. Si può asciugare anche su tipo delle griglie, evitare però di agire con troppa irruenza per non far sbiadire in questo caso i colori. La carta può essere aiutata anche nella fase di asciugatura con un termoventilatore oppure un phon. L'importante è che sia asciugata e poi rimanga ben diritta, e per fare in modo che la carta non si pieghi possiamo metterla poi, una volta asciutta, pressata fra due tavole di legno insieme a tutti gli altri fogli, di modo che si mantiene il più possibile liscia. Poi può essere addirittura stirata. Guardate, in questo caso io sto aggiungendo ad esempio anche dell'oro in polvere per creare un effetto ancora più particolare. Logicamente in questo caso non sto rimuovendo il colore che ho preparato, perché altrimenti l'oro lo perdo, l'effetto dell'oro. Posa di nuovo del foglio e poi subito questo pochi secondi e va tolto per vedere il risultato appunto finale. Ecco, adesso vi mostro altre immagini di lavori eseguiti e vi voglio dare dei suggerimenti e delle soluzioni a dei problemi che si potrebbero presentare. Per esempio, come si fa per ottenere delle tinte più tenui? Il colore sicuramente va più allungato col veicolo acquoso più adatto, mentre per ottenere delle tinte forti il colore è meglio posarlo all'inizio e si deve poi aumentare sempre la quantità di colorante sciolto nel veicolo acquoso. Considerate che quando mettiamo i colori, il primo colore è quello che dà le venature, mentre l'ultimo è quello che ci darà la tinta dominante della carta. Un altro trucco importante che desidero segnalarvi è quello di posare la carta il più rapidamente possibile, di modo che da evitare che il disegno che abbiamo preparato con i colori si disfi e i colori affondino. Che cosa fare ad esempio quando il colore affonda nel bagno? Vuol dire che il bagno lo abbiamo fatto troppo denso e quindi va allungato. Se no, altra soluzione è aggiungere il fiele o altri dilatanti, come abbiamo visto, al colore. A volte i colori capitano che non si espandono bene, cioè che formano dei contorni molto irregolari come delle macchie. Il bagno in questo caso va allungato con un po' di acqua e ripulito anche dalla pellicola che si forma superficialmente. Oppure può anche darsi che il bagno sia molto vecchio.
I colori generalmente si espandono velocemente. Se questo non avviene e se si espandono molto lentamente con una macchia non regolare, occorre aggiungere sempre di nuovo il fiele. La goccia altre volte invece si estende velocemente ma subito si ritira. Il bagno in questa casa è troppo denso e va diluito. O ancora un'altra soluzione può essere che il bagno è troppo freddo e quindi possibilità di soluzione è quello di aggiungere un pochino di acqua calda. Se la si espande praticamente troppo vuol dire che il bagno è troppo liquido o anche che il colore che abbiamo inserito è molto diluito o contiene molti dilatanti. Quindi la soluzione è quella di raddensare il bagno o il colore. Poi è interessante sapere che quando il colore che si posa non reagisce vuol dire che il bagno non è stato pulito bene. Quando si presenta inoltre il problema che i colori si espandono in forma molto granulosa, ciò sicuramente dipende dalla cattiva qualità del colore e bisogna usare colori quindi buoni, anche se costano un po' di più, ma ci danno risultati sicuramente migliori. Altre volte il problema è l'effetto molto sbiadito del colore. In questo caso, ripeto, va aumentata la concentrazione del colorante e bisogna anche ricordarsi che l'utilizzo del fiele o di altri dilatanti sbiadiscono sempre la tinta. Vorrei concludere a questo punto dicendovi che la marmorizzazione è una tecnica di decorazione molto antica, di decorazione appunto su carta, ma può essere applicata anche su stoffa o altri materiali. Si chiama marmorizzazione perché mettendo queste chiazze di colore si riproduce in un certo senso la superficie del marmo. Consiste il tutto nel porre, come avete visto, un foglio di carta su una superficie liquida che è appositamente preparata, abbiamo visto con dei collanti, reso possibile grazie alla proprietà appunto di liquidi diversi e sono insolubili l'uno nell'altro. Nel caso per esempio dell'olio, lo sapete, che diluito in trementina insieme a pigmenti galleggia sull'acqua, ma lo stesso avviene anche per il colore acrilico, che in questo caso ha una densità diversa rispetto al bagno colloso che noi abbiamo preparato. A questo punto guardiamo il risultato dell'ultimo lavoro che vi presento e c'è un effetto a piuma di pavone che a me piace tanto e che vi mostro anche in altri lavori che ho fatto precedentemente. Considerate che poi con tutte queste carte colorate possiamo effettivamente realizzare tante bellissime cose e soprattutto è un'arte veramente creativa, che tutti possiamo fare anche a casa con pochi mezzi e pochi materiali, ma che ci darà veramente grandi soddisfazioni. Queste inoltre che vedete sono delle piccole cose che possiamo poi realizzare con la carta da noi creata, tipo come ad esempio rivestire questo quaderno oppure questo blocco da disegni o ancora piccole agende, piccoli quaderni. Vi saluto allora e spero vi sia interessata questa lezione. A presto!